Clean Energy Way e benvenuti a Contemporary Armonia Mundi. Oggi parleremo di numeri, parleremo di matematica e parleremo di intelligenza artificiale, ma soprattutto parleremo di equilibri, di responsabilità e di sostenibilità. Parleremo di responsabilità dell'uomo perché mai come ora l'uomo ha accesso a un set di strumenti talmente approfonditi e talmente precisi per comprendere la complessità della realtà che da questo deriva una responsabilità enorme, responsabilità che non possiamo delegare alla tecnologia. Quindi, se da un lato questa enorme responsabilità può spaventare, dall'altra questa responsabilità rimette l'uomo al centro e lo tiene al centro nonostante una narrativa sicuramente più notiziabile, probabilmente più procace, tende a affermare l'esatto opposto, affermare futuri distopici dove l'uomo succube della macchina considerata intelligente è relegato ai margini. Oggi, con il vostro sostegno, affermeremo attraverso il manifesto della razionalità sensibile una visione esattamente opposta. L'uomo rimane al centro e l'uomo, grazie a questa nuova tecnologia, a queste nuove tecnologie che ne abilitano la comprensione della realtà, avrà ulteriori strumenti per potenziare il proprio libero arbitrio. Bene. Il principio non è originale, ha origini antiche e nel proseguio di questa conferenza andremo a accennare alle origini rinascimentali di questo pensiero e in qualche termine andremo anche a riprendere alcuni dei principi dei filosofi cabalisti che già in passato avevano sostenuto la possibilità di descrivere il mondo attraverso il numero. Scopriremo anche che Modena non è nuova ad ospitare il baricentro di queste discussioni, di questi dibattiti. Ci piace pensare che non sia un caso che oggi Modena si stia affermando come una delle capitali europee di data science e artificial intelligence. In un certo senso è quasi una ricorrenza storica. Bene, poi come dicevo parleremo di sostenibilità della persona, sostenibilità dell'impresa e sostenibilità ambientale. 3 dimensioni che sono intimamente interconnesse e interdipendenti. E la cosa di cui siamo più felici è che avremo la possibilità di parlare di questi temi, alcuni anche abbastanza alti, con un parterre veramente d'eccezione. Abbiamo avuto qualche cambiamento di programma, infatti chi di voi ha aderito a questo forum dalle primissime ore avrà visto qualche sconvolgimento negli ultimi giorni, ma ahimè ci sono state un paio di defezioni di forza maggiore. Franco Bernabé oggi è a Parma per il Consiglio Mondiale dell'UNESCO, doveva essere con noi, ma il ministro che doveva tenere i discorsi di chiusura non ha potuto partecipare, quindi tocca a lui tenere uno speech che si sta svolgendo esattamente in questo momento e d'altro canto il ministro un paio di settimane fa non sapeva neanche di ricoprire questo ruolo, quindi in un certo senso siamo la prova di come l'instabilità politica provochi qualche incidente di percorso anche nelle PMI in ascesa. E non sarà con noi nemmeno Pierluigi Celli, che proprio questa mattina per impegni familiari è stato trattenuto a Roma, ma talmente importante l'aiuto che ci ha dato per l'organizzazione di questo forum e per in generale sostenere la crescita di Energy Way che ci teniamo che rimanga agli atti il nostro ringraziamento di cuore per tutto quello che ha fatto finora e che sta continuando a fare per noi. Bene. Ora vorrei entrare nel vivo di questo forum, invitando sul palco il nostro fondatore e amministratore Fabio Ferrari, a cui vi chiedo un applauso. E Luca Baraldi, il nostro collega storico delle religioni, che tutti i giorni ci ricorda come il valore di Energy Way risieda proprio nell'interdisciplinarità e nella capacità di contaminarsi con saperi dalle diverse provenienze. E con Fabio e Luca sveleremo gli 8 punti del manifesto della razionalità sensibile. Tra l'altro lo trovate allegato al programma che dovrebbe essere sulle sedie di ciascuno di voi.
E non solo, tra l'altro lo trovate anche appeso al colonnato del nostro bellissimo portico, grazie alle installazioni curate da Francesca Fiocchi, la nostra designer, che ha reso esteticamente fantastico tutto quello che vedete intorno a noi oggi. Luca, a te la parola. In realtà la prendo io. Allora Fabio. Che non sono così strutturato e bravo come Andrea. E tanto grazie, benvenuti in Energy Way. Fa molto piacere di avere tante persone così nel nostro convento. E una piccola introduzione nello spiegare il perché di questo manifesto. Qualche mese fa ero a Milano e mentre ero nel tram, a un certo punto ho detto, caspita, ma perché succedono queste cose? Allora ho un po' messo in fila alcuni aspetti. Perché pochi minuti prima ero stato per lavoro in un ristorante a mangiare, mentre entravo un signore si alza, che non mi ricordavo neanche chi fosse, e mi dice ciao Fabio, mi abbraccia tutto, dopo un po' capisco che era una persona molto importante, di un vertice di una banca molto importante, e dopo un po' che parliamo mi dice senti, ma cosa può studiare mio figlio? E dico wow, non lo so, non sono un guru, non sono... E questo è un elemento. Poi ho iniziato a pensare ad altri elementi, cioè quando i nostri ragazzi vanno a presentare dei progetti dai clienti molto importanti, progetti che possono essere anche molto impattanti sul loro business, e vedo dei ragazzi giovanissimi di 28-30 anni che con tanto entusiasmo vanno a presentare i loro progetti e vengono ascoltati da dirigenti d'aziende con grande attenzione. Anche questo è un altro elemento che mi ha stupito, che è inusuale, vedere dei ragazzi da Modena in un convento che ormai arrivano a Milano e presentano davanti a grandi aziende dei loro progetti di matematica. Quindi tanti ingredienti apparentemente anomali. E così, quindi tanti consigli che a volte ci chiedono anche sul loro business. Mi sono iniziato a fare delle domande, ho detto ma come mai? Questa forse è davvero la nostra peculiarità che ci viene riconosciuta. Quindi essere una sorta di traduttore di un mondo molto tecnico che oggi sta esplodendo, a delle persone molto attente, molto curiose, che hanno voglia di innovare, e noi abbiamo forse questa funzione di essere dei traduttori. E poi allora quando ho pensato con i ragazzi del team a un manifesto, contemporaneamente, mentre riflettevo al manifesto, è iperinflazionato oggi il manifesto. I manifesti li fanno le big tech, che poi dopo li rinnegano il giorno dopo, e le fanno le case di moda francesi, le stanno facendo tutti, è veramente come un nuovo tormentone della mission estiva di tante aziende. Però la voglia di andare avanti è nata molto quando Luca è stato ingaggiato per ascoltare la voce del team, quindi per fare un manifesto che non nascesse calato dall'alto o freddo, ma nascesse dal dialogo con tutti i ragazzi del team. Man mano che Luca raccoglieva tutte le impressioni dei ragazzi e me le riportava, era molto emozionante, perché usciva uno stesso, diciamo così, elemento che tutti un po' riscontravamo, cioè l'empatia. Allora ho detto, forse allora la differenza che ci può essere in un nostro manifesto rispetto ad altri è l'aspetto dell'empatia. Cioè l'empatia, quindi, oltre ad essere un valore quasi etico, ormai, da questo punto di vista, è anche un valore legato all'istruzione, alla contaminazione di saperi. E allora ho visto proprio questa peculiarità e da lì è nata la voglia di continuare sempre di più con Luca e sempre di più l'ascolto di Luca verso tutte le voci del team nel costruire un po' un puzzle di punti di vista. Perché in questi anni siamo cresciuti con bravissimi tecnici, bravissimi matematici, ragazzi fantasiosi, musicisti, e poi pian piano abbiamo preso una designer, una brava ragazza che fa tutta la comunicazione, Luca che è uno storico delle religioni, quindi apparentemente distonico con l'armonia di nerd e matematici. Però ecco, tutti questi ingredienti alla fine uscivano in un racconto più o meno comune e sono stati sintetizzati a un livello molto aulico, anche troppo per me, perché non ci arrivo, nel nostro manifesto. Però la bellezza di questo manifesto, anche oggi parlando con i ragazzi, dai tirocinanti a quelli che sono qui dal primo momento, era che ognuno trovava una parola che lo descrivesse o che gli appartenesse. E quindi ritorniamo nell'empatia, che è un po' quel filo conduttore che secondo me è un po' la nostra peculiarità, perché altrimenti non capisco perché vengono a cercarci a Modena certe aziende o perché ci chiedono certi progetti all'estero. E la nostra forza è proprio quella nel raccontarci, e raccontare questi domini oggi molto complessi e apparentemente esclusivi, perché l'intelligenza artificiale sembra una cosa molto esclusiva, un dominio solo per tecnici o nerd o le big company del tech, e quindi sentirci noi come così uno degli elementi, un microbo che
conoscendo quel dominio, inizia a raccontarlo con elementi grafici, con elementi discorsivi, con le voci di un team che raccoglie i sentimenti dei nostri clienti e anche della parte educational che abbiamo tantissime attività che facciamo nel mondo educational e quindi ascoltando anche la voce dei ragazzi giovani abbiamo più o meno condensato tutto in questi 8 punti che hanno un filo conduttore, che è quello un po' della fragilità umana, dell'incompletezza e fragilità umana, della fragilità della matematica, perché oggi sembra una scienza perfetta, sembra che ci salvi, ma la stessa matematica appoggia su delle basi, come ad esempio il teorema di Gödel ci dimostra, che sono fragili. E quindi è una struttura su cui oggi facciamo affidamento che lei stessa ha delle fondamenta molto fragili. E c'è anche una fragilità nel vedere un futuro, che i filosofi ci raccontano bene, che può essere molto inquietante, molto preoccupante. E quindi questo anche aspetto di fragilità che si ritrova in tutte le 8 voci, almeno nella mia tipo di lettura, non essendo io un filosofo, non essendo molto acculturato, la mia interpretazione che do a questi 8 punti che sono usciti dal nostro team è di tanta fragilità. E mi piace vedere questa fragilità come la contrapposizione alla complessità che oggi ci viene mostrata. E quindi come la chiave di lettura e di rottura anche di questa complessità. E quindi essere un po' noi anche un elemento di rottura di questa complessità con una fragilità mi piace molto. Poi adesso non so se mi sto incartando o perdendo, ma mi piacerebbe che Luca facesse un excursus più sugli 8 punti che lui ha tradotto dalle emozioni raccolte dal team. Sì, allora io in realtà nei minuti che ho a disposizione probabilmente dovrei giustificare la mia presenza come storico delle religioni qua. In realtà molto semplicemente ho la fortuna di avere in un certo senso il compito più facile oggi, che è quello di raccontare una storia. E da una parte è la storia del motivo per cui siamo qua in un'azienda che si occupa di data science e di intelligenza artificiale e all'ingresso di questo evento sulla destra c'è una citazione in una nuova traduzione dal Trattato sulla dignità dell'uomo di Giovanni Pico. Quindi 500 anni fa un pensatore emiliano, un pensatore modenese che in qualche modo ha ispirato il filo conduttore del ragionamento del manifesto. Dall'altra parte voglio appunto molto brevemente raccontare la storia del percorso che abbiamo seguito per comporre e ricomporre tutte le suggestioni che sono emerse dal confronto con i ragazzi e le ragazze di Energy Way, perché effettivamente fin dall'inizio la finalità di questo manifesto è stata quella di sistematizzare in qualche modo, di cercare di dare un ordine a un disordine creativo che però è molto chiaro dal punto di vista dei valori, degli ideali che ispirano anche la motivazione lavorativa. Ora, dal punto di vista, diciamo, della storia del pensiero, è stato un po' un caso il mio avvicinamento a Energy Way, perché nel corso del tempo, facendo un po' chiacchierate occasionali con Fabio, lui mi parlava di intelligenza artificiale e più me ne parlava, più mi suonavano familiari molti temi. Io sono uno specialista di storia delle religioni, in particolar modo di Rinascimento, in particolar modo di Cabala ebraica e del modo in cui la Cabala ebraica ha influenzato il pensiero rinascimentale. Da tanti anni lavoro su alcuni pensatori del Rinascimento italiano nel tentativo di capire in che modo questa disciplina misteriosa, misticheggiante della Cabala li avesse influenzati. Ora, parlando con Fabio una sera, rileggendo il testo di Giovanni Pico, mi sono reso conto in un passaggio che Giovanni Pico affermava che l'uomo era al centro dell'universo perché era l'unico che poteva esserne l'interprete. E da lì ovviamente mi si è spalancato un mondo e ho cominciato a cercare tutte le chiavi di lettura che da quel passaggio mi portavano a declinare nella chiave in cui qua si lavora tutto il pensiero dell'intelligenza artificiale dal punto di vista del pensiero, diciamo, della filosofia rinascimentale. Ora, la Cabala che cos'è? Sostanzialmente è un pensiero mistico che afferma che tutta la realtà è codificabile nel sistema dell'alfabeto ebraico. Quindi la realtà è scomponibile e ricomponibile rimodulando la posizione delle lettere. Le lettere dell'alfabeto ebraico hanno valore numerico e quindi i cabalisti sostenevano che potevano, attraverso delle tecniche di permutazione, di inversione delle lettere, modificare il valore delle parole e quindi trasformare la realtà.
Allo stesso modo i cabalisti erano gli unici che già alla fine del 200 credevano di riuscire a attivare dei meccanismi e delle strategie di predizione attraverso la lettura di quelli che erano i valori nascosti nella tradizione della Torah. Cosa succede? Che i cabalisti parlano sostanzialmente di realtà codificata, parlano di possibilità di predizione attraverso la decodificazione della realtà nascosta. Questa è intelligenza artificiale. Questa è la possibilità di inserirsi in quella che è la realtà traducibile come codice, di poterne capire le dinamiche e i meccanismi in maniera profonda e di cercare le modalità per agire sui numeri, dal punto di vista certamente dell'efficienza, dal punto di vista dei miglioramenti dei processi di produzione a tutti i livelli. Quindi in un certo senso qua, quando ho cominciato a frequentare Energy Way, mi sono ritrovato un po' nella bottega dell'alchimista e da lì abbiamo cominciato a costruire questo ragionamento. Giovanni Pico diceva che nel momento in cui l'uomo riconosce di essere l'interprete, riconosce la propria capacità di interpretazione della realtà, ne diventa il responsabile. Ovviamente in chiave religiosa diceva che l'uomo è il co-creatore, è il custode del creato. Ecco qua, Energy Way sta lavorando sull'intelligenza artificiale e la scienza dei dati applicata al perseguimento di quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità in un'ottica veramente molto forte. A partire da queste idee, da queste suggestioni, che ovviamente erano veramente la trasversalità, forse l'anarchia del pensiero assoluta, ho cominciato a confrontarmi uno per uno con i ragazzi e le ragazze di Energy Way. Ho voluto incontrarli per capire da ciascuno di loro quale fosse il valore che li animava, quale fosse il valore che li aveva portati a lavorare qua e per cui riconoscevano che Energy Way fosse il posto giusto in cui investire tempo, energie, visioni di futuro. A partire dalla raccolta, dal confronto con tutti i ragazzi, abbiamo trovato una serie di temi comuni, una serie di fili conduttori, che dopo un processo insomma, piuttosto articolato, discusso, di rielaborazione di tutti i concetti che erano emersi, ci hanno portato a strutturare, a cristallizzare gli 8 punti del manifesto. Ora abbiamo deciso di spiegarvi un po' quello che è il filo conduttore, sperando che poi ci sia il tempo dopo per parlare singolarmente di ogni punto, ma ci sono alcuni temi forti su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Il primo è il punto di partenza. L'uomo è un interprete imperfetto. Da questo punto di vista, sulla fragilità della capacità di percezione dell'uomo, sulla insufficienza della capacità di interpretazione dell'uomo, abbiamo deciso di basare il nostro punto di partenza. Riconoscere che l'uomo ha una capacità limitata rispetto alla possibilità di capire quello che gli succede intorno. E quindi deve riconoscere che ha bisogno di qualcosa di più, che ha bisogno di strumenti, che ha bisogno di processi che lo aiutino a perfezionare il pensiero, che lo aiutino a migliorare la sua modalità, il suo atteggiamento di confronto e di interazione con la realtà che lo circonda. Ovviamente in questa sede quello che vogliamo valorizzare è il tema dei numeri, il tema della matematica, il tema dei dati, che permettono all'uomo di interagire, di cercare di trovare le giuste chiavi di lettura dell'universo in cui si trova a vivere. Ed è un universo fragile, ed è un universo delicato, di cui forse non ha avuto fino ad oggi tutti gli strumenti per capire la vulnerabilità. Ecco, noi partiamo da lì. L'uomo è un interprete imperfetto in un universo che comunque è molto fragile, è un'armonia da custodire. Allora qua affermiamo che la matematica, che la scienza dei dati, che la rivendicazione della responsabilità di usare i dati come strumento di interpretazione deve portare a un cambio di atteggiamento, deve portare a un ripensamento di quello che è il ruolo del libero arbitrio, quindi della libertà di scelta di ogni persona, a partire da una consapevolezza, a partire da una capacità reale di interpretazione del mondo che ha di fronte. Lo vediamo tutti i giorni, che siamo sempre più abituati, ormai anche un po' anestetizzati, a dei processi decisionali, diciamo, di pancia, istintivi. Sta anche nascendo contestualmente, in un certo senso, anche la mitologia della cosiddetta data-driven society, quindi della conoscenza basata sui dati, che in molti casi rimane comunque limitato, circoscritta all'interno di contesti che non permettono veramente che questi dati diventino risorsa comune. Ecco, a partire dalla
imperfezione dell'essere umano, dalla fragilità del cosmo, a partire dalla fragilità e dall'incompletezza della matematica che offre la possibilità di continuare a giocare con la ricerca, di continuare anche a vivere di curiosità e di scoperta, noi vogliamo con questo manifesto promuovere un processo di sensibilizzazione che porta a una maggiore attenzione verso i dati non come modello di distanza, di distacco, di astrazione, di separazione dalla realtà, ma come forma di creatività e di espressione del pensiero umano, che deve ovviamente essere ricondotto anche veramente a una dimensione di creatività e di immaginazione. Ancora nel Rinascimento immaginazione e matematica erano molto legati. Forse i più noti matematici di inizio Cinquecento erano Luca Pacioli, che lavora sulle proporzioni divine dell'universo, che è noto tra l'altro per aver lavorato molto sui poliedri in un'opera illustrata da Leonardo. E l'altro era Francesco Zorzi, un cabalista veneziano, guarda caso, profondamente influenzato dal pensiero di Pico, che scrive l'Armonia Mundi, da cui prende il nome questo evento. Ora, nel Cinquecento i matematici erano consapevoli che la matematica fosse uno strumento certamente di poesia, certamente di alimentazione del pensiero filosofico, ma erano soprattutto consapevoli del fatto che la matematica, in una dimensione come quella che interpretavano loro come teologica, era il registro, era il progetto, era l'architettura del cosmo di cui dovevano acquisire consapevolezza. Con questo manifesto non vogliamo lanciare dei messaggi che siano totalmente astratti. Vogliamo certamente rispettare la complessità dell'argomento. Vogliamo certamente valorizzare anche il tema dell'evocazione, perché non sia semplicemente una serie di enunciati precisi che non lasciano spazio all'interpretazione o all'immaginazione. E vorremmo che ogni punto originasse delle domande, dei dubbi, delle criticità. Non siamo qua quindi a trasmettere una lettura da assumere come verità. Siamo qua a proporre dei dubbi. Ecco, in un certo senso è un manifesto di dubbi o un manifesto di domande, che speriamo che in qualche modo possa aiutare a valorizzare questo tema della matematica fragile, della matematica incompleta, e che aiuti in qualche modo quello che chiamiamo, che riconosciamo come l'uomo imperfetto, ad attivare la propria immaginazione per cercare nuove chiavi di lettura e per usare queste chiavi di lettura per occuparsi davvero della custodia di quella che è un'armonia da custodire. Bene, grazie mille. Andrea, tocca a te. Non so più cosa dire. Grazie Fabio e grazie Luca. La vostra descrizione e spiegazione del manifesto Razionalità Sensibile è stata molto interessante e, come avevo annunciato, ha richiamato concetti che spero con un po' di sorpresa non sono affatto nuovi. Ora ci piacerebbe continuare questo approfondimento, questo viaggio all'interno del pensiero filosofico dietro alla scienza dei dati con Sabina Leonelli, che invito qui sul palco, se mi date una mano con l'Egeo all'asta. Perfetto, aspettiamo che sistemino i microfoni. Intanto vi introduco Sabina Leonelli, che è nostra advisor, di cui siamo ovviamente orgogliosissimi, professoressa di filosofia della scienza presso l'Università di Exeter e membra dell'Alan Turing Institute. Per favore, un bel applauso per Sabina. Mi fa molto piacere essere qui in questa bellissima occasione, in questo bellissimo giardino, per assistere al lancio di questa visione del mondo, ma anche una visione imprenditoriale, una visione scientifica e una visione tecnologica che sta lanciando Energy Way. E chiaramente, scusate per questo problema, io sono sempre una donna, è sempre un problema indossare questo tipo di microfoni, causa sempre un po' di crisi.
Allora, io lavoro in Inghilterra, lavoro come filosofo della scienza e da 15 anni a questa parte mi occupo di come gli scienziati, specialmente nel mondo della ricerca, ma anche a volte nel mondo dell'imprenditoria, stanno occupando delle scienze dei dati e con che conseguenze, sia all'interno della ricerca che nel mondo sociale più ampio. E come parte di questo lavoro collaboro continuamente con gruppi di ricerca in tutto il mondo e con vari governi e istituzioni internazionali, le Nazioni Unite, la FAO, per esempio, la Commissione Europea, che cercano di capire come questa grande trasformazione, questa rivoluzione digitale che stiamo sperimentando e sta veramente cambiando il mondo e quali sono le responsabilità che vengono con questo tipo di cambiamento e come questo influenza il modo in cui queste varie istituzioni, questi vari gruppi dovrebbero agire. E una delle parti della società che viene molto spesso nel mio ufficio, si presenta con grandi domande, è proprio il mondo imprenditoriale. E questo chiaramente soprattutto da imprese che sono inglesi o americane. E quali sono le preoccupazioni delle persone che mi vengono a cercare per discutere di questi problemi? Allora, prima di tutto c'è un discorso di immagine. Come gestiamo il rapporto con i clienti? E questo è specialmente un problema in una situazione in cui si è visto che tipo di scandalo può uscire da una situazione in cui non si è veramente pensato in maniera coerente a come, perché, con che conseguenze stanno usando dati che potrebbero appartenere a qualcun altro. Chiaramente lo scandalo di Cambridge Analytica è un ottimo esempio di questo e la caduta di reputazione che ha avuto Facebook, anche questo è un ottimo esempio. Un secondo problema, una seconda preoccupazione, con cui di solito la gente si rivolge a me, è come puoi gestire i dati all'interno di un'organizzazione complessa. Ci sono tantissimi dati, sia che sono rilevanti alla ricerca, che sono rilevanti al personale, sono rilevanti a tanti aspetti dell'organizzazione di un'azienda. E questi come vanno gestiti, come vanno tenuti in una situazione in cui le tecnologie per fare queste cose stanno diventando sempre più complesse? E poi c'è forse la domanda più fondamentale, che è queste trasformazioni digitali come influenzano la strategia di un'azienda nell'andare avanti e come possono influenzare anche cose molto concrete, i costi di produzione, i costi di gestione. Come tutto questo può essere migliorato da un uso intelligente dei dati e dell'analisi che può venire con i dati. Quello che però mi ha sempre fatto effetto negli ultimi anni è che molto spesso questo tipo di domande, queste preoccupazioni, questi scambi vengono presentati in maniera molto veloce. Ossia, si presenta qualcuno che mi dice, benissimo, abbiamo questo grande problema. Ci puoi dare in un giorno o due 4 o 5 soluzioni che possiamo implementare in modo che il nostro uso dei big data sia il migliore possibile? E questo crea sempre un grande problema e un po' di imbarazzo, perché c'è questa idea, e tante di queste aziende, che vogliono soluzioni veloci. Vogliono soluzioni veloci in cui non devono necessariamente mettersi in gioco, non devono pensare a come queste tecnologie veramente impattano tutto il loro operato. Vogliono pensare solo a come ottimizzarle per fare quello che già stanno facendo. E questo si accompagna molto spesso all'idea che usare i big data sia una tecnologia che in Inghilterra chiamiamo un technological fix. Cioè la portiamo dentro in modo da risolvere i problemi che già abbiamo, ed è un modo per risolverli con basso costo, poco investimento, magari anche tagliando del personale, se riusciamo. Questa è una pia illusione ed è sicuramente rinforzata da tanti movimenti nel sociale che presentano i big data in maniera profetica come una grande soluzione e una soluzione appunto a basso costo. E abbiamo tanti profeti dei big data sia in Italia che all'estero che vanno in giro a vendere quest'idea che questa sia una tecnologia che può risolvere grandissimi problemi con il minimo impegno. Ora, anche compagnie come Google, ultimamente, sicuramente l'avrete visto in vari modi, che chiaramente hanno forse l'esperienza più grande di tutte in questo campo, continuano in realtà a cadere in questa trappola. E infatti proprio quest'anno Google ha ricevuto una delle botte più grosse alla sua reputazione fino adesso, ed è venuta esattamente dalla mancanza di avere una propria coerenza su questo tipo di temi. Cosa è successo? Non è stato qualcosa che ha avuto a che fare con la loro gestione interna, né con scandali che riguardavano il loro personale, anche se chiaramente queste cose ci sono state. Ha avuto a che fare con la loro immagine di cosa voleva dire responsabilità e responsabilità sociale per una compagnia che ha un potere così enorme, esorbitante, in tutto il mondo. C'erano infatti così tanti dubbi sulla gestione dei dati da parte di Google
e così tanti sospetti che in realtà il modello di Google sia basato sullo sfruttamento di dati che forse non sono necessariamente neanche legittimamente loro, e che Google si è preoccupato molto e hanno deciso in aprile di quest'anno di mettere insieme quello che hanno chiamato un Advanced Technology External Advisory Council, in cui c'erano anche un paio di persone che conosco molto bene, e questo con l'idea che mettere insieme un team di persone esperte sull'etica e sulla responsabilità all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale potesse risolvere i problemi di reputazione e di operato che poteva avere una compagnia come Google. Ora, questo board è fallito miseramente nel giro di 2 settimane. Si è rivelato in realtà un'iniziativa di pura immagine. Non c'era nessuna opportunità per i membri di questo board di cambiare qualcosa all'interno della compagnia e tra l'altro il board conteneva anche varie persone la cui integrità era estremamente dubbia. Nel giro di 2 settimane è tutto crollato e questo è stata veramente una figura penosa, sicuramente dal punto di vista internazionale non ha fatto niente di buono per la reputazione di Google. Questo secondo me è uno dei tanti episodi, forse uno di quelli più eclatanti, che dimostrano l'importanza di cercare di cambiare mentalità su queste cose e io penso che sia uno dei motivi per cui molti di voi siano venuti qui oggi, nel vedere anche il modo in cui EnergyWay ha impostato questo tipo di conversazione. Io vedo aziende, società, entità governative in tutto il mondo che pian piano stanno rendendo conto che i dati, e soprattutto i cosiddetti big data, i dati di grande volume, possono assolutamente portare grande ricchezza e conoscenze molto preziose, ma possono farlo solo se sono gestiti e sono capiti con grande cura. E l'idea della cura del dato sta diventando assolutamente fondamentale per molte delle aziende che si muovono in questo ambiente. Quindi l'era in cui gli analytics dell'intelligenza artificiale abbinati ai big data sono visti come una risposta a tutti i problemi sta tramontando, io penso. E al suo posto c'è il riconoscimento sempre più ampio che senza un confronto costante tra la capacità tecnica e matematica da una parte e il contesto umano e sociale di applicazione dall'altro, e senza veramente avere una conoscenza approfondita e consapevole del perché certe conoscenze servono e a che scopo, non può in realtà esserci intelligenza nel mondo digitale e anche nel mondo dell'intelligenza artificiale. Questa io penso sia la visione che ha accompagnato EnergyWay, come appunto dicevano Fabio e Luca, fino alle sue origini. E penso che sia questa visione che siamo venuti qua a celebrare e valorizzare stasera. Quello che voglio fare col tempo che mi rimane è dare un'idea veloce del tipo di lavoro che faccio nella vita di tutti i giorni e di quello che questo tipo di ricerca mi insegna sul ruolo della scienza dei dati nell'innovazione, nell'industria e nella società. Come dicevo, gran parte del mio lavoro consiste e continua a consistere nel documentare il modo in cui i dati che sono enormemente eterogenei di tutti i tipi, dalle immagini ai numeri, per esempio, vengono condivisi, vengono analizzati e vengono interpretati con successo da tanti tipi di agenzie. Il mio gruppo di ricerca analizza le strategie utilizzate dai migliori scienziati al mondo per distribuire i dati attraverso tantissimi contesti diversi e in realtà facilitarle il riutilizzo per una grande varietà di domande diverse, di problemi diversi. Stiamo anche guardando il modo in cui questi dati vengono formattati, integrati e visualizzati in modo da rendere esplicite tendenze e correlazioni che possono essere nascoste e quindi i modi in cui i dati vengono modellati e analizzati per creare conoscenza. Questo chiaramente vuol dire che il mio lavoro mi porta a stretto contatto con l'avanguardia del mondo dell'intelligenza artificiale. E per esempio una delle cose che stiamo realizzando in questo momento nella mia università con l'Alan Turing Institute anche è un programma che chiamiamo di Environmental Intelligence. È un grandissimo programma finanziato dal governo inglese in cui stiamo guardando a come l'intelligenza artificiale può potenziare e ampliare ricerca su interventi ambientali, chiaramente particolarmente rilevanti in un momento di crisi climatica. E, come dicevo, collaboro soprattutto con centri di ricerca che sono specializzati nella gestione e nella cura dei dati. E infatti gran parte del mio lavoro mi porta anche a lavorare su dati che sono molto sensibili, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista sociale. Per esempio, dati che vengono usati in ricerca biologica o in ricerca medica. Dati estratti dai pazienti, dati estratti da social media come Twitter e dati ricavati da grandi studi clinici.
E in relazione a questo ho lavorato anche per molto tempo, adesso con il Parlamento europeo, cercando di pensare a quale può essere una visione di regolamentazione e una visione anche legale di che spazi stiamo aprendo per gestire questi dati. Una delle cose penso più interessanti che abbiamo fatto ultimamente è avviare questa grandissima iniziativa, forse la più ambiziosa che sia mai stata nello spazio del digitale, che viene chiamata la European Open Science Cloud. L'idea che prendiamo tutti i dati prodotti in tutte le discipline, in tutta Europa, e cerchiamo di metterli tutti insieme in maniera accessibile nel mondo digitale, in modo che possano essere usati da imprese e da settore pubblico per tutta una varietà di usi. Ora, nel guardare tutte queste iniziative diverse in giro per il mondo, vorrei parlare brevemente di 3 osservazioni che ho fatto, che secondo me sono di assoluta fondamentale importanza per come stiamo sviluppando in questo momento la scienza dei dati e l'intelligenza artificiale. La prima osservazione è l'idea che questa speranza di automatizzare l'intelligenza umana è un'utopia ed è un'utopia pericolosa. Questo perché? Perché la promessa di risparmiare tempo e energie grazie alla totale automazione dei processi decisionali non funziona spesso. Anzi, per quello che ho visto, funziona estremamente raramente. In effetti, quello che continuo a vedere è che in moltissimi contesti l'analisi dei big data richiede ancora più energie e ancora più giudizio umano che è necessario per poter contestualizzare quelle informazioni in maniera affidabile e che sia coerente e rilevante per i problemi che veramente stiamo affrontando. Un esempio veloce è nella ricerca oncologica, per esempio, c'è stato per tanto tempo l'intuizione che accumulare tantissimi dati genetici di tutti i possibili pazienti ci potrebbe dare una base empirica per veramente capire qual è il make-up genetico di una persona che corrisponde a una tendenza a sviluppare certi tipi di cancro. E quello che invece sta venendo fuori adesso per le grandi compagnie che gestiscono, farmaceutiche che gestiscono questi risultati, è che per poter interpretare questa quantità di dati, nonostante tutte le tecnologie, tutti gli algoritmi, potete immaginare la quantità di investimenti che ci sono in questo campo, è necessario avere, in realtà, prendere dentro ancora più personale, per esempio cose che chiamano i molecular tumor boards, gente che è qualificata veramente per contestualizzare questo tipo di tecnologie, capisce un po' la tecnologia, ma capisce anche il contesto di applicazione, che può aiutare i dottori e gli scienziati dei dati coinvolti a passare da quello che è questo mare di dati a una diagnosi per un paziente individuale. E questo lo vediamo in tantissime altre aree. La seconda osservazione, c'è un sacco di discussione su quella che alcuni definiscono l'opacità degli algoritmi. Molta gente pensa che questa opacità, il fatto che è veramente difficile per gente che guarda questi algoritmi, questi complessissimi sistemi di programmazione, capire cosa sta succedendo lì dentro. E questo sia il problema fondamentale. Se riusciamo a spiegare l'algoritmo, ci siamo, abbiamo risolto i problemi che stiamo vedendo nello spazio sociale in artificial intelligence. E questo io penso che in realtà non sia il problema più grosso. Il problema molto più grosso e molto più pericoloso, da quello che vedo dai miei studi, è l'illusione che questi big data, da soli e di per sé, costituiscano una base sufficiente per l'analisi e per la creazione di conoscenza. Questa è un'enorme illusione, perché tutti questi dati hanno una provenienza, tutti questi dati hanno una storia e tendono a essere localizzati in quella storia, in quella provenienza. I dati non sono fatti che parlano da soli, non sono cose che prendiamo dalla natura e ci dicono automaticamente quello che succede nel mondo. Sono oggetti che acquistano un significato solo quando sono messi in relazione a dei problemi, a delle situazioni e a degli obiettivi che sono concreti. Trasformare i dati in conoscenze che siano rilevanti, affidabili e utili, quindi, dipende completamente dal modo in cui i dati sono generati, collezionati e gestiti. Ci vuole grandissima attenzione, ci vogliono infrastrutture fatte su misura per i domini e per i problemi che sono stati affrontati e ci vogliono competenze altissime e molto precise. E tutto questo spesso manca dal mondo della ricerca, sia privata che pubblica. La terza osservazione che volevo fare è che l'idea di avere responsabilità e etica nella scienza dei dati è indissolubilmente legata all'uso corretto dei dati. Cioè l'idea che l'etica,
la moralità, la responsabilità nell'uso di questi dati sia una cosa esterna a quello che facciamo dal punto di vista tecnico è molto problematica. Perché in realtà siamo in un mondo in cui il sociale entra assolutamente in tutte le decisioni, passo per passo, che programmatori e scienziati di dati fanno nel gestire algoritmi di analisi. Quindi la moralità e la responsabilità della scienza dei dati molto spesso sta ed è incorporata nelle scelte tecniche e nelle implicazioni delle scienze tecniche. In altre parole, l'etica è dentro la scienza, non è un'aggiunta, non è un'imposizione. Ed è quindi particolarmente importante che nel processo di realizzare algoritmi, nel processo di realizzare tecnologie, ci sia un costante dialogo sociale su come veramente quali implicazioni possono venire da queste scelte e come poterle gestire. E in questo senso il programma che abbiamo noi in questo momento su Environmental Intelligence è un buon esempio di questo. Abbiamo varie compagnie coinvolte che includono per esempio l'IBM, includono DeepMind, e siamo tutti molto d'accordo sul fatto che per gestire un programma di questo genere, ad ogni passo di tutti i progetti che abbiamo, è assolutamente necessario valutare e continuare a rivalutare le possibili implicazioni di scelte e decisioni che sono apparentemente molto tecniche, ma in realtà sono di grande impatto sociale. Per esempio, nel parlare di cose come cambiamento climatico o i parametri che uno sceglie per modellare la qualità di vita, la scelta di che misure usare, ma anche per esempio di che formati usare per i dati, si rivela essere assolutamente fondamentale perché condiziona quali dati poi effettivamente possono essere usati per analisi computazionale, il livello di precisione e anche il livello di affidabilità delle predizioni che sono poi ottenute con questi modelli. Queste esperienze io penso dimostrino che la responsabilità vera nel mondo della scienza dei dati non viene dall'adozione di uno slogan o dal ribadire alcuni principi di base. Questa è una cosa che vediamo tantissime agenzie, tantissimi governi, tantissime istituzioni fare. Questa responsabilità veramente viene dall'esperienza di tutti i giorni delle persone che veramente sono coinvolte in questo tipo di attività e da continuare ad avere la testardaggine di mantenere un atteggiamento che sia intelligente e riflessivo alla realtà in cui proprio opera e a quello che sta facendo. Proprio per questo, e questo come anche il messaggio fondamentale che cerchiamo di comunicare oggi, l'automazione della ricerca e del ragionamento non è un'alternativa all'intervento umano, ma piuttosto richiede in se stessa di pensare nuove strategie, di acquisire nuove competenze e di trovare nuove forme di mediazione tra il sociale e il tecnologico. Soprattutto richiede il coraggio, che è molto difficile trovare, specialmente in questo momento, di pensare un pochino di più nel lungo termine e di confrontarsi con un mondo che si evolve sempre più velocemente dal punto di vista tecnologico, ma anche quello sociale e politico, chiaramente, e di usare la tecnologia digitale per amplificare e per migliorare la percezione umana, invece che per cercare di in qualche modo sopprimerla o per toglierla dall'equazione, se volete. Io penso che questi principi sono proprio quelli che EnergyWay ha seguito dalla propria fondazione, in maniera che magari era inizialmente inconsapevole, ma che adesso ha fatto questo enorme esercizio di cercare di articolare e di sviluppare, e penso questo sia esattamente quello che vedete sviluppato in questo cortile oggi. E io penso che sia proprio questa la forza di questo approccio, il fatto che è nato dalla pratica, non dalla teoria. Poi è chiaro che è importante avere un momento in cui si fa il punto della situazione e si comincia a pensare a cosa questo voglia dire in maniera più astratta e dove questo possa portare un domani. Ma sicuramente voglio chiudere congratulando Fabio e tutti i suoi collaboratori per il lavoro eccellente che hanno fatto in questo modo e veramente per essere pionieri nel cercare di ricavare questo tipo di principi dalla pratica di questo tipo di scienza e chiaramente aprire una conversazione che spero continuerà nel resto della serata. Vi ringrazio molto. Grazie Sabina, grazie di cuore. Bene. Chiedo intanto un supporto per sistemare il palco per l'ultimo capitolo di questa giornata. Vi avevo annunciato che avremmo avuto la possibilità di parlare con filosofi, con capi d'azienda filosofi dei temi che abbiamo lanciato nel corso della giornata e quindi volevo invitare ad avvicinarsi al palco Marco Alverà, amministratore delegato del gruppo SNAM, Francesco Caio, presidente del CDA di Saipem, David Bevilacqua, fondatore di Yoroi e precedentemente amministratore South Europe di Cisco, e Stefano Venier, amministratore delegato del gruppo ERA.
Un bel applauso per i nostri ospiti. Vi passo intanto qualche microfono che poi gireremo. Esatto. Bene, con i nostri ospiti prendiamo un po' lo spunto per ripercorrere gli 8 punti del manifesto e cercare di dare un po' di pragmaticità a quello che abbiamo raccontato fino adesso e vedere come dalle testimonianze dei nostri illustri ospiti queste concezioni si calano all'interno di organizzazioni molto complesse. Il primo punto del nostro manifesto cita: l'uomo, abbiamo detto, è un interprete imperfetto. Allora, Francesco Caio, tu sei stato alla guida di numerosi colossi industriali. Ne cito qualcuno e qualcuno sicuramente me lo dimenticherò, dalla prima Omnitel a Poste, passando per Avio, per Wireless and Cable, pardon, Cable and Wireless, e consulente delle agende digitali del governo UK e del governo italiano. Quindi diciamo che il punto di vista sia nel mondo corporate che nel mondo della PA penso che tu l'abbia toccato con mano in più fasi della tua carriera professionale. Come si ripensa un'azienda quando un'innovazione tecnologica, una nuova opportunità tecnologica dà la possibilità di percorrere nuove strade rispetto a quelle consolidate? Rifacendomi ad alcuni dei concetti e all'esperienza che avete condiviso con noi, quando si parla di impresa nei confronti che si misura con l'innovazione, a me vengono un po' in testa 3 processi, cioè quello dell'umiltà dell'ascolto, del rivedere il livello di ambizione che uno ha e della determinazione con cui si mettono i punti 1 e 2 e si fa le cose. Cosa voglio dire? Io trovo che questa rivoluzione o questa evoluzione tecnologica metta un po' tutti nella posizione di dover tornare a scuola e di essere curiosi per capire di che cosa si parla, cioè una fase di apprendimento permanente e di avere la consapevolezza che la fragilità interessa anche i business model di cui noi siamo responsabili. Questo è il primo punto, cioè una consapevolezza che c'è un qualcosa di nuovo, una formazione permanente da cui attingere. Scusate, però ovviamente vado un po' veloce. Il secondo è quello dell'ambizione, cioè una volta capito il potenziale di questi strumenti, io penso che noi ci troviamo di fronte alla più fragile delle fragilità, che è quello del pianeta. Oggi noi ci possiamo dare degli obiettivi ambiziosi, oggi sono nel settore dell'energia come altri su questo panel. Io penso che oggi abbiamo un po' un imperativo morale di darci degli obiettivi fino a poco fa o magari adesso ancora ritenuti impensabili, che forse attraverso un uso etico e intelligente di queste tecnologie diventano raggiungibili. E questo secondo me è anche un fattore di motivazione e di coinvolgimento delle persone. E il terzo punto, essendo impresa, che queste cose vanno calate nella fatica dell'attuazione quotidiana. E quindi queste idee, questo impeto, questa voglia di andarsi a prendere degli obiettivi ambiziosi deve poi trovare il rigore etico del lavoro quotidiano. Per cui io non penso che ci troviamo di fronte a un'evoluzione così profonda da sostituire, diceva prima Sabina, da sostituire l'intelligenza. Non sostituirà neanche la fatica e ci rende responsabili di una fatica nuova che è quella appunto dell'apprendimento e dell'applicazione. Sono d'accordissimo, Francesco, è il principio con cui abbiamo, oltre che provato a enunciare questi 8 punti con cui abbiamo dato l'avvio alla nostra avventura imprenditoriale. Però il tuo commento mi dà lo spunto per fare la seconda domanda a Marco Alverà. Già microfonato, esatto. Ripartendo da dove si è fermato Francesco, cioè se gli strumenti cambiano, come cambiano gli obiettivi? Nel senso, è possibile rivedere gli obiettivi aziendali se si ha a disposizione una tecnologia che rende evidente che il perseguimento di quello che era centrale nella visione precedente è
non così efficiente come si pensava con le categorie intellettuali, o per meglio dire gli strumenti tecnologici utilizzati fino ad ora. Lo chiedo a te perché nella tua esperienza da amministratore di Snam sei stato e continui ad essere comunque un attore di grande cambiamento per l'azienda che sei chiamato a guidare. Ma la domanda è molto ampia e intanto grazie per averci invitato, ho trovato molto interessante tutto quello che ho sentito fin qui. Quello che sta avvenendo è un'accelerazione esponenziale del cambiamento, quindi Achille la tartaruga deve continuare a darsi dei nuovi obiettivi, il miglioramento continuo è ormai parte della vita quotidiana, quindi senz'altro cambiamenti tecnologici, innovazioni, big data portano a una revisione costante e continua degli obiettivi che diventano di fatto da statici, quindi una volta si presentavano gli obiettivi una volta all'anno, adesso diventano quasi giornalieri, i dipendenti, i colleghi hanno bisogno di feedback costanti, i progetti generano feedback costanti, quindi c'è un aggiustamento continuo che devo dire è positivo, aiuta l'efficienza. Ma tornando un po' ai temi di prima legati a questa domanda, intanto grazie Sabina, mi hai dato un grande sollievo con il tramonto dei big data, perché almeno tutti questi consulenti che da ogni angolo del mondo spuntano fuori dicendo vi stravolgiamo l'azienda, dovete, the new oil is data, il petrolio non ci sarà più, ci saranno solo dati, almeno abbiamo uno strumento in più per affrontarli con un pizzico di fragilità e anche di interpretazione. Io penso che quello che sta avvenendo sia molto positivo, nel senso i big data interpretati con le giuste cautele, quindi con quella valutazione del dato, del percorso, la traiettoria, come dici tu, del dato, ci aiutano intanto a definire il contesto meglio. Parliamo sempre della fragilità dell'ambiente, del clima, quindi oggi abbiamo molta più consapevolezza, più diffusione, si diffonde la consapevolezza di quello che è il tema. Quindi il problema è più chiaro oggi anche grazie al digitale, al sociale, ai social media. Secondo, ci dà una chiarezza del percorso, quindi riusciamo a identificare dei nuovi percorsi, ad avere dei modelli che ci aiutano a capire l'impatto delle nostre azioni con molta più chiarezza di prima. Terzo, ci aiuta a definire degli obiettivi più ambiziosi perché il miglioramento tecnologico ci consente di essere più ambiziosi e quarto, che è quello che diceva Francesco, ci aiuta anche a immaginare dei paradigmi tutti nuovi, quindi magari nell'affrontare quello che sta avvenendo quando si parla dei New Deals, no? Nell'affrontare il tema ambientale si sta cercando di affrontare anche un tema sociale, quindi c'è un cambio di paradigma che può avvenire. Quindi sì, benvenga l'uomo interprete, benvenga l'uomo fragile, in realtà l'uomo, se riusciamo a evitare non solo le fake news che sono la punta dell'iceberg, ma dei possibili utilizzi non corretti, non etici, non solo del dato in sé, ma anche di come il dato viene generato, stoccato, interpretato e trasportato, penso che l'uomo in realtà diventa molto più consapevole e pertanto, se vogliamo, vuole essere provocatore, anche meno fragile, perché poi la consapevolezza forse è quello che mancava. Quindi... Infatti la cosa che a me stupisce sempre di più è come navi di questa dimensione, dove l'inerzia di manovra è così lunga, riescano a prendere le correzioni di rotta con diciamo, l'urgenza e la velocità che questa consapevolezza così dirompente, determinata dall'esercizio della tecnologia non solo da parte dell'azienda ma anche da quelle che orbitano nel suo campo d'azione, gli pongono davanti. Questo però, se vuoi, lo esploriamo nel proseguo, perché ci porta al tema della responsabilità, che è un po' il punto con cui si chiude il nostro manifesto. Io dovete sapere che ai nostri ospiti avevamo anticipato le domande, ma non le domande di tutti, e soprattutto non avevamo avuto il feedback delle risposte, e si sta innescando una cosa molto bella, perché in realtà ognuno per adesso sta dando il là alla domanda successiva, perché Stefano Venier, che tra l'altro l'anno scorso esattamente in questo periodo avevo avuto la fortuna di intervistare in un altro convegno, posi al tempo due domande che mi sembravano molto, molto belle, anche per far emergere da parte sua quello che Energy Way ha fatto per il gruppo ERA. E gli chiesi sostanzialmente che cosa ha fatto il gruppo ERA in termini di innovazione tecnologica sfruttando l'intelligenza artificiale, e poi riposi la domanda che avete sentito prima, cioè come ha fatto a introdurla.
Stefano ha iniziato la sua risposta dicendomi: Andrea, rispondo alle tue domande che sostanzialmente mi chiedono il come e il cosa, ma ti sei dimenticato la più importante, cioè il perché. Allora colgo gli insegnamenti del passato e oggi parto chiedendoti perché. Perché il nostro secondo punto, lo ricordo, è stato enunciato poc'anzi da Luca, è: il mondo è un'armonia da custodire. E sicuramente l'osservatorio di chi dirige una delle principali utility europee ha questo come punto non solo nice to have, ma come un diktat di tutti gli stakeholder coinvolti. Sì, grazie, buonasera innanzitutto. Allora, il secondo punto del manifesto dice: il mondo è un'armonia di relazioni da custodire. Allora è chiaro che quando io parlo o interpreto il ruolo di un'azienda come quella che sono chiamato a dirigere, è chiaro che il mondo è un elemento centrale. Il mondo non è la terra, il mondo è quello che rappresenta quell'insieme di cose o quell'oggetto che si appoggia sulla fisicità della terra, ma grazie alla presenza dell'uomo. Quindi siamo in quello che molti di voi avranno sentito citare frequentemente negli ultimi tempi, in quella fase che si chiama antropocene, cioè quella fase nella quale caratterizziamo quell'epoca nella quale l'uomo modifica la terra, e quest'uomo ha cercato di usare questo oggetto come la terra, veniva citato poco fa da chi mi ha preceduto, e non l'ha gestito particolarmente bene, perlomeno fino ad oggi. E oggi ci stiamo confrontando con quella che è la complessità di capire quell'armonia di relazioni che non abbiamo capito fino in fondo, perché se le avessimo capite probabilmente ci saremmo almeno in parte comportati in modo diverso, ma soprattutto quello di cercare di conservare queste relazioni che hanno una loro fragilità intrinseca, perché il mondo sta dimostrando di avere degli equilibri estremamente fragili. Ovviamente la situazione è aggravata dal fatto che il mondo nel frattempo è diventato un oggetto pieno. No? Fino a 30 anni fa il mondo veniva definito un oggetto vuoto, il mondo è vuoto, il Club di Roma ha coniato questa etichetta già 50 anni fa. In realtà poi con l'esplosione della popolazione mondiale, con lo sviluppo che c'è stato negli ultimi anni, è chiaro che questo è diventato un oggetto pieno nel quale le imprese, i singoli non sono più esterni a ciò che accadrà, ma diventano una determinante di ciò che accadrà. E allora ecco che ogni singola impresa si deve porre il problema di come opera e come agisce all'interno di un mondo pieno, che è un paradigma completamente diverso. Ecco perché diventa fondamentale capirne le relazioni, ecco perché diventa fondamentale riuscire a scoprire la fragilità o comunque la complessità di queste relazioni, e in questo certamente l'innovazione in generale, non dico solo l'intelligenza artificiale, non solo dico l'analisi dei dati, ma dico anche l'innovazione, perché le due cose si devono fondere. Non ci saranno soluzioni solo con i data analytics, con il modeling o con l'intelligenza artificiale, ci vorrà un combinato di tutte e due le cose. Bene, questo diventa uno strumento per che cosa? Per cercare di conservare queste relazioni che ci hanno regalato questo mondo che di cui fino ad oggi abbiamo potuto godere. Ma questo cosa significa anche? Qui vengo al tema del why. Significa che, scriveva Kramer un paio di settimane fa sull'Harvard Business Review, il business as usual non ha futuro, nel senso che ci porta verso una situazione dalla quale non ne usciremo, o ne usciremo, la terra, la natura ne uscirà, perché la natura si evolverà e comunque si conserverà sotto una forma diversa. Ahimè, finirà l'antropocene. Allora è chiaro che di fronte a uno scenario di fragilità così forte dobbiamo porci il tema di come cambiare il nostro modo di fare, di come cambiare l'approccio al come gestiamo l'impresa, in una logica che secondo me, ed è qui che entra l'elemento strategico della considerazione e del valore, del purpose, ormai di cui si discute tantissimo in queste settimane, è diventata come il manifesto, no? È diventato il mantra, la keyword. Se voi googlate, fate le analisi delle parole più frequentemente citate, purpose oggi è diventata la parola più usata, più discussa. Poi possiamo entrare nel merito del modo con cui venga discussa, se molto simile al council istituito da Google piuttosto che interpretata correttamente. Però questo lo dico perché
parlare del purpose richiede all'impresa di ragionare in una maniera diversa. Fino ad oggi abbiamo guardato al tema della sostenibilità, la preservazione dell'ambiente intorno a noi come un qualcosa o come un insieme di azioni da mettere in atto per rimediare a ciò che l'azione dell'impresa aveva generato, ma questo vale anche per noi come singoli, quindi in una logica ex post. Ora questa logica ex post non funziona più, dobbiamo ragionare in una logica ex ante, e quindi ragionare in una logica ex ante vuol dire che dobbiamo cambiare e mettere al centro alcune delle tematiche di cui si parla relativamente alla sostenibilità, che è sociale e ambientale, e tutte e due insieme, al centro della propria attività, portare centralità nella strategia dell'azione dell'impresa. Per questo siamo chiamati anche come manager tutti quanti, non è stato solo Larry Fink con la sua lettera che ha mandato praticamente a tutto il mondo, perché BlackRock è azionista credo del 60% delle imprese al mondo, quindi quasi tutto il mondo ha ricevuto la lettera di Larry Fink, che seguiva la lettera che aveva scritto l'anno prima, ma non è solo lui che lo chiede, lo chiedono anche tutti i cittadini, tutti i nostri clienti, che nel caso di un'impresa come la mia sono 4 milioni e mezzo. Okay? E questo cosa significa? Significa portare una visione diversa, e per questo sicuramente il framework realizzato dalle Nazioni Unite con gli SDGs è un elemento su cui ragionare, magari non tanto i 17 obiettivi quanto i quasi 160 sottobiettivi, che sono invece l'elemento veramente pregnante col quale confrontarci, e da questo confronto estrarre approcci, business model e soluzioni. Soprattutto sulle soluzioni l'intelligenza artificiale sicuramente ci dà una grossa mano, almeno fino ad oggi a noi ha dato una discreta mano. Sì. Grazie mille Stefano. Per quanto ci tengo a precisare, perché è passato un po' sotto traccia nel dialogo tra Luca e Fabio, noi continuiamo a quotare anche all'interno del nostro manifesto il termine intelligenza artificiale, ma siamo assolutamente consci che questo è un sottoinsieme dell'algebra. Non siamo riusciti a emanciparci completamente da queste keyword, da queste buzzword che ormai definiscono il nostro posizionamento, quindi trovate tracce di intelligenza artificiale anche sui nostri testi e sulle nostre proposizioni, ma qui, visto che siamo a porte chiuse in un evento dove giochiamo in casa, ce lo possiamo dire. E faccio questa precisazione perché a David volevo chiedere un commento in risposta al nostro terzo punto, che è la matematica è una ricerca costante. Questo, come detto in precedenza, è il wording che abbiamo identificato per sottolineare come sia comunque fragile anche la matematica che è alla base degli sviluppi di artificial intelligence e di innovazione tecnologica che abbiamo citato in più fasi oggi. Anche nell'intervento di Sabina questo remark era molto chiaro: occhio, perché siamo comunque noi che generiamo dati e che generiamo gli strumenti con cui li elaboriamo. E quindi volevo chiedere a David, qual è il valore della creatività umana all'interno di questo contesto? Lo chiedo a te perché in quanto personaggio che ha guidato grandi colossi e poi ha fatto partire dal nulla società che sono diventate non solo riferimento in termini di progresso tecnologico, ma anche soggetti abilitanti, nel senso che poi la tecnologia che gestivi e che eri chiamato a sviluppare era la base con cui tutti gli altri soggetti, probabilmente anche le aziende rappresentate dagli altri panelist, si trovavano a utilizzare come punto di partenza per mettere in atto quanto visto prima. Grazie dell'invito, buonasera anche da parte mia. Devo dire anch'io mi associo ai complimenti che sono stati fatti, perché io negli ultimi mesi ho partecipato, siccome sono curioso e raccolgo, perché credo che sia oggi un imperativo per tutti noi essere curiosi. Ho partecipato credo a una decina di eventi sull'intelligenza artificiale, molti di questi fatti da vendor dell'high tech, li ho trovati di una noia mortale. Molto di prodotto, scenari distopici, futuri di integrazione uomo-macchina. Androidi che abbracciano. Sì, questi umanoidi che sostituiscono, insomma.
voi avete riportato quell'umanocentricità che credo sia fondamentale e un contenuto intellettuale molto alto che raramente si trova in giro per i convegni, per cui di questo vi faccio i complimenti e vi ringrazio dell'invito. Tornando alla domanda sulla creatività, io 3 anni e mezzo fa scrissi un pezzo, un articolo che si chiamava "Non c'è innovazione senza immaginazione", perché avevo letto una ricerca che era stata pubblicata in cui si diceva che il 70% delle iniziative e qui io uso una buzzword che non sopporto, ma di trasformazione digitale, fallivano non per mancanza di denaro, neppure per mancanza di tecnologia, ma per la scarsa capacità che le aziende avevano di ripensare al proprio business immaginandolo in modo completamente diverso. Io credo che la creatività e l'immaginazione ovviamente non sono la stessa cosa, ma una buona dose di immaginazione serve per essere creativi e mediamente la creatività non è così diffusa nelle aziende, o lo spazio, la cultura della creatività non è così diffusa nelle aziende. Certo ci sono delle eccezioni, ci sono delle eccellenze, per una serie di motivi. La prima proprio non ne fa proprio parte. Se voi pensate, io nell'articolo raccontavo la mia esperienza da bambino e fino ai 5 anni vivevamo in un mondo di completa immaginazione, no? Io ricordo di aver detto ai miei genitori che avevo scoperto che non esisteva Babbo Natale 2 anni dopo che l'avevo scoperto, per non dargli un dispiacere, perché loro erano contenti che io continuassi a credere che Babbo Natale esiste. Ecco, questo processo di immaginazione in cui abbiamo quadrupedi, bipedi che parlano, tendenzialmente finisce quando andiamo sui banchi di scuola. E poi dopo nelle aziende direi che tocca il suo punto più basso, se volete. Credo che a ognuno di noi sia successo purtroppo di sentire direttamente o indirettamente la frase "non sei pagato per pensare". Ecco, questo tipo di cultura che spesso è diffusa nelle aziende non permette quel processo sempre creativo e di innovazione che dovrebbe esserci. Il secondo è che siamo cresciuti con un altro mantra, che è "chi sbaglia paga", per cui creatività e innovazione richiedono una capacità di attitudine al rischio. Si fa molta narrativa del fallimento. Io ho vissuto prevalentemente in aziende multinazionali americane e in America. Devo dire che il mondo anglosassone ha una cultura del fallimento leggermente diversa da quella che si vive da noi, in cui si fa grande narrativa. In realtà da noi il fallimento è una lettera scarlata, è un'onta che ricevi e quindi c'è poca predisposizione al rischio. Ecco, io credo che le aziende si dovrebbero rinterrogare sulla loro capacità di creare non tanto innovazione attraverso la tecnologia, ma di creare cultura dell'innovazione attraverso i propri manager, per cui avere degli ambienti che favoriscono l'innovazione. Come? Intanto attraverso la contaminazione, che oggi è più necessaria di sempre, no? Le aziende sono state, se pensate alle aziende degli anni 90, erano delle esperienze totalizzanti. In azienda andavi, c'era l'asilo, la banca, la palestra, cioè si concepiva l'azienda come il luogo in cui non solo si lavorava ma si viveva. Le aziende erano molto chiuse. Oggi credo ci sia bisogno di avere una grande capacità di aprirsi e, come si diceva all'inizio, di ascoltare molto. E poi la capacità di integrare anche l'innovazione che non arriva direttamente dall'azienda. Io ho lavorato per 20 anni in Cisco, noi avevamo 4 pilastri su cui si fondava la strategia di innovazione: build, buy, partnering, invest. Per cui quello che puoi lo sviluppi internamente, dedicando una percentuale molto alta dei ricavi in ricerca e sviluppo. Quello che non riesci a costruire lo compri sul mercato. Io ho assistito in 20 anni a 118-120 acquisizioni di aziende. Fai partnering con aziende che magari possono essere anche competitori tuoi e dove non puoi investi. E poi il quinto pilastro, che è stato quello più efficace dell'innovazione, dove sono nati i prodotti più innovativi, era una logica di spin-in. Quando c'era qualche ricercatore che aveva delle idee particolarmente interessanti, usciva dall'azienda, per cui entrava in una cultura che favoriva l'errore, l'innovazione, sviluppava il prodotto, l'azienda era l'unico investitore e a prodotto realizzato rientrava in azienda e andava a mercato. Questo per confermare che non sempre le aziende sono degli ambienti che favoriscono questo tipo di cultura, di contaminazione, di rischio, di creatività e di innovazione, ai quali secondo me sarebbe bene guardare. Le cose che hai detto, Davide,
mi è impossibile resistere a fare un fuori programma, scusate, poi ognuno si sentirà libero se rispondere o no, però hai toccato due temi che a me fanno impazzire personalmente e su cui dibattiamo molto frequentemente col team. Rischio e contaminazione. Voi immaginatevi, mettetevi per un attimo nei panni di Energy Way, società nata 5 anni fa da un'intuizione molto visionaria di cui avete avuto modo di assaggiare anche prima la capacità di Fabio di avere un po' queste visioni veramente, veramente non comuni, trasferirle al mondo corporate. Abbiamo impiegato un po' di tempo prima di trovare i primi, quasi mecenati che credendo nell'entusiasmo dell'intuizione raccontata ci dessero la possibilità di metterci alla prova, e devo dire che su questo Stefano è stato uno dei nostri angeli della fondazione. Perché questo? Perché normalmente da azienda tecnologica, PMI o affermata che sia, che si avvicina alla corporate, specialmente alla grande corporate, si trova davanti il muro del dimmi che cosa hai sviluppato, dimostramelo, e poi dopo facciamo prima un intake, quindi valutiamo se toglierti la possibilità di diffonderla su terzi e ce la teniamo in esclusiva, oppure attiviamo un canale classico customer fornitore. Bene, la seconda cosa che diciamo ha fatto e continua a fare un po' da ostacolo, da trovare sempre nuove formule per aggirare, è il tema della contaminazione. Molte aziende ci chiedono, abbiamo la fortuna di lavorare con gruppi enormi che ci mettono a lavorare su questioni sicuramente molto delicate e strategiche per il loro business, però l'approccio che hanno verso le nostre attività è quello della tecnologia da sostenere e poi fare propria in modo totalizzante. Qui stiamo entrando in un campo dove la contaminazione è l'unico modo, e almeno l'unico modo che noi abbiamo trovato coerente per proporla, questa innovazione. Se noi non avessimo messo mano a temi legati all'automotive, qui tra di noi ci sono altre aziende che hanno creduto in Energy Way, che ci hanno fatto lavorare nel campo, ad esempio, dell'anomaly detection nell'automotive, non avremmo capito come mettere a terra soluzioni per il mondo dell'healthcare, per la previsione dei tumori alla tiroide, per esempio. Quindi questi atteggiamenti di enclosure rendono la diffusione di questa tecnologia molto più lenta. Quindi diventa etico quasi, e qua arrivo alla domanda, scusate se l'ho allungato un po' l'introduzione, oltre alla responsabilità che abbiamo declinato e che avremo modo di approfondire anche successivamente verso l'ecosistema, no? L'environment per quello che fa l'azienda, qual è la responsabilità che ha l'azienda nel gestire questo progresso tecnologico talmente veloce, talmente violento, da essere in questa violenza, in questa velocità, però l'unica risposta all'ottemperamento di quei requisiti declinati negli SDGs che hanno una peculiarità rispetto a, diciamo, gli imperativi che l'uomo si è creato nei secoli. Il fattore tempo. Una decarbonizzazione al 90% entro il 2050 pone, ad esempio, un tema sulla velocità di introduzione della tecnologia. Allora, se i soggetti che la possono sostenere e che possono farla sviluppare sono i primi che però ne impediscono la diffusione perché per un vantaggio competitivo magari apparente, perlomeno di breve periodo, ne impediscono la condivisione, ecco qua si innesca un altro tema etico non secondario. Ripeto, è un fuori programma, per cui sentitevi liberi di commentare o di passare al secondo, anzi al quarto commento punto. che mi sento di fare è questo. Io ho fondato anche un'azienda, una startup nel mondo della cyber security, e ho trovato le stesse difficoltà a volte ad essere ascoltato dalle grandi corporation che avevano, ovviamente, alcune che avevano dei limiti, bastava semplicemente fatturato, storia, clienti, per cui limiti, barriere d'ingresso
Devo dire però che fortunatamente come voi ho trovato aziende illuminate che hanno capito questo e hanno ridimensionato e modificato il loro modo di approccio, e non sempre c'è la ricerca dell'acquisto a tutti i costi o del portarsi in casa l'azienda. Io ho trovato grandi aziende che hanno avuto la visione e la capacità di sostenere imprese italiane che avessero valore. La domanda forse da farsi è che ce ne sono moltissime, troppe forse, che questo valore non ce l'hanno, per cui società come la vostra dimostrano che avete raccolto l'interesse di grandi aziende perché portate valore, va oltre il limite di quello che può essere. Assolutamente concordo, e ci sono aziende, infatti la fortuna di Energy Way che continua a crescere con questo, però mi piaceva sentirlo anche rimarcare da voi. Siccome sono stato tirato in causa per aver fatto una scelta ormai 5 anni fa, vi spiego un po' la ragione. Innanzitutto non mi sento un mecenate, l'ho fatto per interesse aziendale, non sono un mecenate. Posso provare, come si dice, essere simpathetic nei confronti di Energy Way, essendo laureato in computer science e non avendo mai avuto l'occasione di applicare ciò che ho studiato. Quando mi sono incrociato con 5 ragazzi, perché allora Energy Way erano in 5, laureati in ingegneria o in matematica, con cui potevo discutere della fragilità come si dice, il teorema di Goebbels che veniva richiamato prima, è chiaro, la cosa mi ha divertito, ma chiaramente non ho mai perso di vista il fatto che l'interesse verso una realtà come Energy Way nasceva da un obiettivo fondamentale. Non è che Energy Way avesse delle soluzioni da darmi, non le aveva, si proponeva come qualcuno che cercava di trovare delle soluzioni, ma non le avevano neanche i grandi vendor, perlomeno nel settore, o mi raccontavano di averle, ma non le avevano, e si capiva chiaramente che non le avevano. Ma seconda cosa, io ero assolutamente convinto, e rimango assolutamente convinto, che il valore di lavorare con realtà come Energy Way stia proprio in quella contaminazione che a volte rappresenta la barriera che veniva richiamata. Io devo portare dentro i temi dentro un'azienda come la mia, che non è un'azienda di high tech, è una brick and mortar, si sarebbe detto una volta. Ai tempi di internet la mia è una brick and mortar, dove la cultura è la cultura del fare, ok? Come si dice, degli operai e di coloro che sono lì a sistemare i tubi, a sistemare il contatore. Devo portarli, accompagnarli all'interno di questo nuovo mondo, e lo posso fare soltanto se ho un gruppo di persone che all'interno del mio gruppo dialogano con un gruppo un po' più ampio, e questi poi piano piano diventano degli ambasciatori interno all'azienda e aiutano gli altri a capire, perché in un'azienda di 9.000 persone io non mi posso permettere di avere 200 mega esperti bravissimi in artificial intelligence e in modeling e 8.800 persone che mi rimangono indietro. Io devo portare avanti 9.000 persone. Per portare avanti 9.000 persone devo lavorare sulla cultura dell'azienda, devo lavorare sulla pervasività degli strumenti e della comprensione di certe cose, e lo riesco a fare soltanto se lavoro con persone che mi portano all'interno questa cultura e aiutano i miei a crescere, cosa che i grandi vendor non fanno, perché sarebbe come dire che autolimitano il loro potenziale di business futuro. Quindi non ho fatto il mecenate, ho soltanto fatto gli interessi della mia azienda, e sono contento di continuare a farli. Ma secondo me qui si introduce il tema della leadership, cioè la leadership aziendale ha una dimensione etica nella misura in cui si fa carico della sostenibilità di lungo termine dell'impresa. Allora io penso che voi oggi avreste una certa esitazione a salire su un aereo il cui pilota non sa innestare il pilota automatico e non sa leggere le mappe digitali, no? Dice, vi fidate più del pilota o più del radar? Vi fidate della combinazione. Ecco, noi abbiamo spesso a bordo, e siamo responsabili di molti passeggeri, impiegati, impiegate, stakeholders at large, che ipotizzano che noi conosciamo gli strumenti che ci consentono di guidare al meglio. E oggi esiste una dimensione etica nell'ignorare questi strumenti. Cioè io mi domando, nel 2020 si possono ancora prendere decisioni senza un'interpretazione attenta della qualità dei dati su cui queste decisioni vengono prese? E c'era un bellissimo articolo sull'IEEE, penso ieri,
di alcuni scienziati americani che hanno inventato un film molto sottile che una volta inghiottito può andare a capire lo stato di salute del bioma intestinale e il titolo si chiamava Eventually Gut Feeling, cioè quelli misurano il gut feel, no? Però quante decisioni prendiamo sul gut feel? Quante decisioni sono influenzate? Non le voglio demonizzare, ma sicuramente esplicitare su tematiche che non sono necessariamente orientate al futuro, orientate sui fatti per il bene di tutti gli stakeholders. Ecco, oggi con queste tecnologie entriamo in uno spazio dove aziende come Energy Way possono realmente dare un contributo di miglioramento, ma non in funzione di una visione francescana dell'ambiente, della bottom line. E oggi non si possono ipotizzare dei percorsi aziendali che non tengano conto degli SDGs o che non tengano conto di un processo di decarbonizzazione. E nel processo di decarbonizzazione non è mica un'imposizione, è un'opportunità gigantesca per chi la vede prima degli altri. E qui abbiamo persone che la stanno intravedendo e che colgono questo non come la demolizione del vecchio, ma come un'accelerazione della costruzione del nuovo. E questo secondo me è una riflessione che va fatta perché i dati e l'artificial intelligence rientrano in questo. Chiudo con una annotazione diciamo territoriale. Qui si è citata la Kabbalah israeliana, io cito il poeta indiano Tagore, mai inchinarsi a ciò che appare grande, perché chi pensa che le grandi big tech possano portare soluzioni genuinamente competitive a esclusivo vantaggio dei clienti, diciamo, pecca un po' di naivete. E modelli come Energy Way, che hanno le loro sfide, perché hanno la sfida della scalabilità, hanno la sfida di che modello sono, prodotto, piattaforma, eccetera, possono però essere viste, e secondo me questo evento dimostra questa capacità, come le nuove Olivetti, come la storia di un'impresa italiana che non ha bisogno, grazie a Dio, di Larry Fink che scrive, perché il fatto della triangolazione fra progresso economico e progresso sociale, esce oggi un libro su Vittorio Merloni, noi ce l'abbiamo in questi territori, non tanto distante, nel sangue, quindi un'imprenditoria italiana che si fa promotrice etica di un percorso di innovazione, secondo me ci sta. È esattamente così, noi dobbiamo tornare a essere quello che eravamo, ci siamo distratti negli anni 60, 70, 80, ma abbiamo dentro il DNA tutto quello che ci serve, noi abbiamo come fondatore Enrico Mattei, ci basta riscoprire e tornare a dire quello che esattamente diceva lui, il futuro è di chi se lo sa immaginare, adesso abbiamo molti più strumenti per poter tracciare le traiettorie dei dati che ci proiettano verso un futuro che ha bisogno di un cambiamento radicale che vediamo assolutamente come opportunità. Qui ti vorrei rassicurare, tu chiedevi ma come facciamo a difenderci dalle aziende che difendono lo status quo? Allora, è come dire, come fa la Apple a difendere l'iPhone X dall'iPhone 7? L'iPhone 7 purtroppo ne abbiamo tutti i cassetti pieni, cioè non è che se oggi faccio un investimento e poi domani il mercato sorpassa, l'Apple si autodistrugge, però è la più grande azienda al mondo, quindi non c'è da temere l'azienda che difende lo status quo, l'azienda deve innovare, deve investire, deve migliorare e Larry Fink che ci scrive lo fa per i suoi interessi, addirittura c'è chi oggi profetizza che l'azienda del futuro sarà solo un contenitore con del purpose e delle relazioni lasche con fornitori, dipendenti, colleghi, partner e quindi saranno poi i valori a tenere insieme la gente. Adesso non so se arriveremo lì, però senz'altro Larry Fink guarda alla bottom line. Sono anche nel consiglio di amministrazione di Standard & Poor's e vi assicuro che gli Social Development Goals, quei 17 che poi diventano 100, saranno molto presto parte integrante del rating delle aziende. Quindi le aziende saranno obbligate a far vedere con trasparenza, con dati, con certificazioni e avere un voto che determinerà chi investe non solo nel loro capitale ma nel loro bond. Quindi l'autenticità non è più un option. Un'azienda che tratta male, una compagnia aerea che tratta male, trascina via un passeggero, magari aveva anche tutte le ragioni per farlo, ma di fatto quel video fa perdere valore enorme all'azienda. Allora l'autenticità è un must nella leadership, è un must nell'azienda che deve dotarsi di una purpose perché è quello che vogliono i clienti, quello che vogliono i dipendenti, quello che vogliono i partner e un domani quello che vorranno anche le agenzie di rating che oggi non ci sono ancora ma ci stanno arrivando veloci. E qui devo dire che Energy Way ha un'autenticità che traspare in qualsiasi interazione empatica, scritta, il convegno di oggi appunto ne è dimostrazione, ma
un'autenticità che paga e pagherà sempre di più, e soprattutto i big vendors hanno molti prodotti da vendere, quindi arriva una discussione con un bias tecnologico, che secondo me è importante restare aperti e essere open source il più possibile e non avere bias. Noi nel nostro piccolo ci stiamo adoperando per esempio importare l'idrogeno e sviluppare l'idrogeno, che sarà un mondo nuovo. L'idrogeno ormai costa poco più della benzina e riuscirà a mettere in connessione il mondo degli elettroni, il mondo di chi ragiona in kilowattora, il mondo del gas, che è un mondo che ragiona in metri cubi. Sono due mondi che non si sono mai parlati dall'inizio, da quando sono nate queste industrie, non si sono mai parlati, e con l'idrogeno possono essere messe in connessione. Ci sono grandissime opportunità. Mara, grazie mille Marco per la visione che hai condiviso, anche perché il quarto punto del nostro manifesto, che è i dati compongono un'architettura invisibile, riprende quello che hai detto un attimo fa. Se in Standard & Poor's state valutando di inserire gli SDGs come criterio di valutazione delle aziende, è perché siamo arrivati a un punto dove i dati, questi stessi dati che noi diciamo compongono l'architettura invisibile, grazie alla capacità di farli emergere, ci stanno facendo rendere evidenti quelli che prima erano asimmetrie. No? Ci rendiamo conto del reale costo di un processo, di un bene, di un prodotto, perché abbiamo la capacità di far affiorare quelli che erano dei costi impliciti o degli effetti impliciti che prima o non riuscivamo o non volevamo monitorare. Adesso quello che non si vuole monitorare è un tema, perché non lo monitora il soggetto, ma lo monitorano gli stakeholder che sono ad esso collegati, quindi in un certo senso costringono anche chi non vede, come diceva prima Francesco, e mi sembra che sia stato poi riaffermato da tutti, no? In questa trasformazione una grandissima opportunità imprenditoriale, costringono anche chi ha una visione un po' più, come posso dire, reazionaria a prendere dei movimenti in tal senso. A questo proposito, per commentare questo quarto punto, i dati compongono un'architettura invisibile. Francesco, i dati esistenti o la gestione dei dati che ancora non si raccolgono, non si ha ancora un modo per storicizzarli, come può avvenire in organizzazioni complesse? Cioè in che modo si quantifica il valore dei dati all'interno di un'organizzazione? Perché, verissimo, abbiamo preso lo spunto di Sabina, occhio a non considerare i dati come l'unica fonte di valore o the new oil per antonomasia, però il dato ha un valore, che sia il maggiore o diciamo al di sotto insomma, nella graduatoria, però il valore c'è. E molte aziende indubbiamente gestiscono dati di cui non sono ancora completamente consapevoli di che valore abbiano o di come poterli utilizzare. Scusate, lo sgabellino è di una scomodità infinita, quindi aiuta alla brevità, e io mi alzo perché mi sto massacrando. Possiamo alzarci tutti. Ecco, no, chi vuole. No, dico solo questo, che il dato, come si diceva prima, non è un fatto, è un elemento, e io credo poco ai percorsi di innovazione in questo campo che non abbiano un cantiere ingegneristico di quelli che come costruisce la Saipem con i pali, il bullo. C'è da investire in queste infrastrutture, non vengono da soli, quindi la risposta è non ne ho idea, perché è un percorso in fieri, ogni azienda ha le sue, e secondo me è ancora legata alla stile di leadership, perché fra virgolette giocare con i dati significa, per parlare fuori di metafora, che i diciamo, vestali e le vestali del Dipartimento di Information Technology con garbo dovrebbero farsi un po' da parte e mettere a disposizione delle infrastrutture su cui poi costruire il sentir comune e il sapere comune. L'apertura dei dati, e vale nelle aziende come vale nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni. Pensate alle capacità gigantesche di aumento della produttività se ci fossero degli standard condivisi, e l'agenda digitale secondo me sta andando in quella direzione, per cui non ho una risposta puntuale, ma sicuramente un'indicazione che è dire: chi non ha un cantiere dati centrico a questo processo di evoluzione e di innovazione, secondo me si illude di poter arrivare a destinazione.
Certo. Aggiungo solo un elemento. Oggi, questa sera abbiamo parlato di tante fragilità, la fragilità dell'uomo, la fragilità della matematica, aggiungo anche la fragilità della fisica. Ho letto recentemente un libro su Heisenberg che mi ha affascinato, ma secondo me la cosa più fragile in questo, cioè la fragilità del mondo, la cosa più fragile in questo momento sono i dati. Io ho preso delle grandissime delusioni, ragazzi, dei pranzi gratis non ce ne sono. Non basta semplicemente capire come gestire i dati e la ricetta è fatta, il piatto è servito. La cosa più fragile oggi sono i dati. Il primo problema con cui affrontare tematiche di modeling dei dati è lavorare sulla qualità dei dati. È la prima cosa. Quindi queste cose qua, non pensiate che quando si dice mettiamo i dati al centro, non sono magari il nuovo oil perfetto, ma è l'elemento più fragile dell'insieme delle fragilità di cui stiamo parlando. Tutto qua. Guarda, grazie Stefano per la puntualizzazione. Ci sono nel nostro manifesto altri 2 punti che adesso mi limiterò a citare e vi lascerò approfondire durante l'aperitivo visitando la mostra che abbiamo allestito all'interno del lab, perché dovete sapere che noi per ogni progetto che completiamo cerchiamo di dare una rappresentazione artistica usando proprio i dati che abbiamo utilizzato per la realizzazione. E quindi un po' guidati da questo viaggio nel design cercheremo di raccontarvi, se ne avrete voglia, il quinto e il sesto punto che leggo testualmente: le correlazioni deboli sono i tratti dell'unicità, e chi ci segue sa che questo è il nostro cavallo di battaglia dalla fondazione. E il sesto punto: l'intelligenza artificiale aiuta a comprendere la realtà. Ora, su questo punto, a dire il vero, volevo chiedere una cosa a David, ovvero in che modo la prospettiva imprenditoriale si deve interrogare su questa maggiore capacità di comprendere la realtà, e in che modo si deve posizionare il ruolo della conoscenza prodotta tra progresso sociale e vantaggio imprenditoriale. Faccio già un'anticipazione così ci avviciniamo alle conclusioni. Questo è propedeutico alla domanda che invece vorrò fare a tutti subito dopo, che è quella da cui eravate partiti alcuni di voi, cioè la responsabilità che si genera dal avere questa nuova conoscenza che, come abbiamo detto, utilizzando un po' di tassonomie più vicine ai filosofi rinascimentali che ai tecnocrati contemporanei, aumenta il libero arbitrio degli individui. Lo dico perché così se ci puoi dare la tua visione per uno e per l'altra. No, ma sarò breve anche perché lo svolgimento del dibattito che non ha seguito fortunatamente questi punti che a me possono, sono già stati ampiamente coperti, no? Sia dal punto di vista della sostenibilità, sia da un punto di vista del cambiamento imprenditoriale. Io mi riallaccio a questo con alcune cose che sono state dette prima anche da Francesco Caio. Credo che ci debba essere, da un punto di vista imprenditoriale, qui non parliamo delle grandi aziende, ma soprattutto della piccola media azienda italiana, che sono l'ossatura economica di questo paese, ci debba essere la capacità di essere curiosi e imparare. Oggi molte aziende subiscono la tecnologia, non la comprendono, e quelli come voi, più di altri, sono chiamati ad avere un lessico comprensibile. Perché oggi quando un tecnologo parla con un imprenditore di una media azienda italiana, non parlo di una piccola azienda, sembra di essere al bar di Guerre Stellari, cioè parlano 2 linguaggi completamente diversi. Allora lo sforzo di chi offre questo tipo di soluzioni deve essere quello di entrare nella sintonia dell'interlocutore e non proporre una visione tecnocentrica di tutto quello che avviene. Per farlo bisogna comprendere il business di quei signori e mettersi in modalità ascolto, come era stata detta. All'imprenditore, al manager, ribadisco un altro punto che era stato dato prima, questi sono strumenti importantissimi. Si diceva del gut feeling, no? Kahneman ci ha preso un premio Nobel, no? Sui pensieri lenti, pensieri veloci, il sistema 1, il sistema 2. Ecco, questo per un manager, per un imprenditore che è in grado di comprendere la potenzialità, è uno strumento a cui non può rinunciare, perché gli porta in dote tutta una serie di informazioni che gli consentono di prendere, soprattutto in situazioni complesse ed incerte, delle decisioni con una più ampia scala
di dati e di informazioni per prendere informazioni corrette. Grazie David. Marco, faccio la seconda stessa domanda che ho fatto a David poc'anzi. Tema della responsabilità. Cosa cambia, o meglio, come cambia la responsabilità dell'uomo con questi nuovi tools, questi nuovi strumenti, e soprattutto come cambiano gli obiettivi di sostenibilità? Li hai già accennati prima. Sostenibilità sarà un altro convegno dove parliamo di sostenibilità, che è un tema troppo ampio. Come dicevo, io credo davvero che si tratti di tornare a essere se stessi, essere autentici, quindi la responsabilità personale non è che cambia un granché, anzi veniamo facilitati nell'esigenza di autenticità da parte di tutti coloro che ci circondano e che hanno bisogno appunto di feedback autentici e costanti, senza i quali ormai si fa poca strada. Col crollo di un approccio verticistico tu puoi anche avere un accordo col capo di un'azienda, ma se poi la cosa non funziona, non è coerente, non è autentica, la cosa muore lì. No, a me interessa molto il tema di cui si parlava prima, cioè la responsabilità delle conseguenze dei dati. Cioè noi abbiamo da un lato la possibilità con, chiamiamola algebra come piace a voi, di eliminare tantissime storture dei sistemi, no? Quindi io sono appassionato di fairness e l'algebra ci può aiutare ad essere molto più corretti, perché aggiunge trasparenza, aggiunge metodo, aggiunge rigore, aggiunge tracciabilità, aggiunge responsabilità, quindi il dato corretto all'interno di un'azienda, all'interno di una società, all'interno di una graduatoria per un concorso pubblico. Cioè l'algebra ci aiuta, l'intelligenza artificiale ci aiuta ad essere molto più fair, molto più corretti, e questo libera una potenzialità enorme, intrinseca, che tutti abbiamo, che viene ammazzata quando percepiamo una scorrettezza. La responsabilità però è quella che la stessa leva che può essere fair può essere anche molto pericoloso, cioè il bias che può eliminare la tecnologia può essere invece amplificato enormemente. Lo vediamo non solo nei casi più eclatanti di Cambridge e di altre situazioni, ma vediamo come diceva Sabine, in ogni passaggio del dato c'è qualcuno che, se non è etico, può davvero deviarne con un effetto moltiplicatore devastante l'impatto. E questo lo vediamo sui social media tutti i giorni, lo vediamo nella politica, lo vediamo nei dibattiti, dove il dato diventa non più uno strumento, ma diventa l'opinione, si fonde. Quindi c'è, secondo me, una responsabilità collettiva, soprattutto da parte di chi è ai vertici del pensiero, come Sabina, che deve continuare a studiare questi temi, ma come società dobbiamo metterli al centro e farne una questione prioritaria, perché se non inseriamo un'etica, tutti parlano dell'esempio dell'auto che si guida da sola, che deve scegliere tra il giovane e l'anziano, ma quello lì è una cavolata. Cioè quell'auto è costruita con milioni di pezzi che hanno dietro milioni di modelli algebrici, ciascuno dei quali ha un impatto etico, e se non affrontiamo la questione etica della tecnologia siamo veramente nei guai. Questa è la responsabilità. A me chiude, cioè, Se una vuoi, battuta. Stefano, Ma anche secondo tu me, ribadire un concetto su questo. Io dico una cosa, osservo su questi temi che sono affascinanti e meriterebbero certamente una sessione ad hoc, con preoccupazione, un po' di rassegnazione. Su questo aspetto della dimensione etica nel trattamento di questi dati vedo un atteggiamento molto passivo. Prendiamo l'esempio più banale, no? Quello delle fake news e degli effetti che le fake news generano. Io non vedo una sommossa all'interno del nostro sistema italiano, ma non solo italiano, per cercare di combattere questo fenomeno che tutti quanti in modo un po' rassegnato ci siamo un po' rassegnati ad accettare, no? A cercare di limitarne gli effetti in qualche modo, preparare qualche contromisura, ma che nessuno effettivamente vuol prendere per le corna, e questo a me un po' preoccupa, e spero che magari di queste cose anche in questi giorni se ne vada a discutere. Io credo che, per chiudere sulla responsabilità e i dati, credo che i dati daranno certamente più consapevolezza e aiuteranno a togliere un po' di alibi a molti. Cioè la comprensione di alcuni fenomeni che a volte ci apparivano come delle scatole nere, o non ne comprendevamo la dinamica e la ricaduta su altri elementi del contesto intorno a noi. Adesso attraverso l'analisi dei dati e tutte le informazioni che ci vengono date,
quando ovviamente elaborate con il giusto rispetto e correttezza, ci toglie tanti alibi e io spero sempre di più ci costringa a riflettere e ad agire su alcuni dei temi che abbiamo citato. Grazie. Grazie davvero Stefano. Siamo giunti alla fine di questa tavola rotonda di cui davvero siamo orgogliosissimi e vogliamo ringraziare ancora Marco Alverà, Stefano Venier, Francesco Caio e Davide Bevilacqua per essere stati con noi oggi. Io avevo solo una richiesta da farvi, però anche qui esercitando il libero arbitrio di cui abbiamo più volte parlato oggi, ovvero se siete d'accordo di firmare a titolo personale o a titolo delle realtà che rappresentate il manifesto, perché questo manifesto l'abbiamo prodotto qui, ma il nostro auspicio è che i nostri competitor, i vostri competitor e la società in genere trovi un elemento per, come posso dire, ripensare o perlomeno avere un ancoraggio verso quello che è una visione un po' più umanizzante della tecnologia. In un modo un po' ambizioso, abbiamo tutto, abbiamo tutto, quindi chiedo, non me l'hanno aperto nel punto giusto, ma potrebbe essere più comodo. Lo sgabello è scomodo per sedersi, ma grazie mille Marco. Bravi, bravissimo. Grazie Francesco. Bene. David, grazie mille. Stefano, grazie mille. Bene. Siamo davvero al chapter finale. Io volevo prendere questo ultimo mezzo minuto di attenzione prima che il banchetto prenda il focus di tutti voi per ringraziare le persone che hanno reso possibile l'evento di oggi. Davvero sono state in questo mese e mezzo, perché parte della nostra incoscienza si vede da come organizziamo eventi di questa portata. In un mese e mezzo abbiamo avuto l'intuizione di mettere a terra questo evento, devo dire grazie a un lavoro incredibile di Iona Asaramai, di Francesca Fiocchi e di Luca Baraldi. L'evento è riuscitissimo con tempistiche record. E poi, visto che in realtà noi facciamo la parte degli araldi in questa organizzazione, che in realtà ha il suo successo determinato dalla capacità e la creatività degli scienziati, chiamiamolo con un termine italiano che è pari, anche se sembra più altisonante, quindi vorrei chiamare sul palco tutti i ragazzi del team di Energy Way, quindi Giorgia, Davide, Alessandro, Christian, se potete raggiungerci sul palco. Simone, non siate timidi, venite pure tutti su. Esatto, se non altro Pietro, Alessandro, i Giovanni, Marco. Manuela, Francesca, Leo, Steve. Direi che ormai sono tutti qua. Alessia. Giovanni, Miki. L'ultimo applauso volevo che fosse per tutto il team. Francesca, vieni avanti.
Venite davanti, dai che è la scusa per avere una foto con tutti che non ci stiamo concedendo da... Beh, abbassiamoci. Bene, grazie a tutti.